Un saluto a tutti voi da Solfatara News. Se siete nuovi qui sul canale, questo è il momento giusto per unirvi alla nostra comunità. Iscrivetevi e attivate le notifiche, perché quello che sta accadendo nei Campi Flegrei non è qualcosa da seguire distrattamente. È un fenomeno che evolve giorno dopo giorno e noi siamo sul campo per mostrarvelo senza filtri, attraverso immagini reali raccolte con i nostri droni. Prima di entrare nel vivo del video, vi ricordiamo della nostra raccolta fondi su GoFundMe per acquistare un sismografo professionale da installare accanto alla nostra webcam attiva 24 ore su 24 sulla fumarola di Pisciarelli. Inoltre, per chi volesse sostenere il nostro progetto in modo semplice e veloce, abbiamo attivato anche Buy Me a Coffee. Potete offrirci un caffè e contribuire concretamente al nostro lavoro quotidiano. Entrambi i link per le donazioni li trovate in descrizione e nei commenti fissati. Questo ci permetterà di avere un monitoraggio continuo, trasparente e indipendente. In una situazione come questa, anche un piccolo contributo può fare la differenza. Oggi, lunedì 14 aprile 2026, siamo tornati finalmente in volo dopo giorni di vento forte e maltempo che ci avevano impedito di operare. E quello che abbiamo osservato oggi, insieme alle dichiarazioni emerse, ci porta a fare una riflessione molto seria. Partiamo dalle parole del vulcanologo Giuseppe De Natale, che sono tra le più dure degli ultimi tempi. De Natale non ha usato mezzi termini e ha puntato il dito su un problema preciso. Non è solo il vulcano a rappresentare un rischio, ma la gestione dell'emergenza. Ha spiegato chiaramente che la situazione della viabilità nei Campi Flegrei è già oggi estremamente critica, con strade congestionate e traffico spesso al limite della paralisi. E proprio da qui nasce la sua preoccupazione più grande. Le sue parole sono molto forti. Ha detto che in caso di evacuazione il traffico potrebbe bloccare completamente le vie di fuga, trasformando un piano di emergenza in qualcosa di difficilmente applicabile nella realtà. Ma c'è un passaggio ancora più pesante. De Natale ha fatto capire che allo stato attuale non esiste una reale certezza di poter evacuare la popolazione in tempi rapidi e questo significa che se il fenomeno dovesse accelerare improvvisamente, si potrebbe creare una situazione estremamente pericolosa. Ha sottolineato che il problema non è teorico, ma concreto. Basta osservare quello che accade ogni giorno sulle strade per rendersi conto che le infrastrutture sono già sotto pressione. Il messaggio è chiaro e inquietante. Non è detto che ci sia il tempo necessario per mettersi in salvo. A queste dichiarazioni si aggiungono i dati ufficiali dell'INGFU relativi alla settimana dal 6 al 12 aprile, che ci aiutano a capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi. In 7 giorni sono stati registrati 94 terremoti. Non è solo un numero, è la conferma di una sismicità continua, legata al fenomeno del bradisismo, cioè al sollevamento del suolo causato dalla pressione dei gas e dei fluidi nel sottosuolo. La maggior parte di questi eventi è avvenuta a profondità molto basse, intorno ai 2 o 3 chilometri, quindi direttamente collegata alla dinamica della caldera. Questo significa che non stiamo parlando di fenomeni isolati, ma di un sistema che si muove e si deforma costantemente. Anche quando le magnitudo non sono elevate, il significato resta lo stesso. Il sistema è sotto stress. Il suolo continua a sollevarsi, con una velocità che negli ultimi mesi si è attestata intorno ai 15 mm al mese. Può sembrare poco, ma nel tempo rappresenta una deformazione importante della crosta terrestre. E questa deformazione accumula energia che viene rilasciata sotto forma di terremoti. Il quadro è chiaro, il terreno si solleva, i gas spingono verso l'alto, le rocce si fratturano. E la Terra continua a muoversi senza fermarsi. E ora veniamo al nostro monitoraggio diretto di oggi. Prima tappa, fumarola di Pisciarelli. Il degassamento si presenta forte, continuo e ben visibile. Le emissioni sono intense, segno evidente che il sistema è attivo. Ma ciò che colpisce maggiormente è la drastica riduzione del liquido idrotermale. L'area fangosa appare molto più asciutta rispetto ai giorni precedenti e la piccola pozza vicino alla bocca principale è quasi completamente prosciugata. Questo è un cambiamento importante, dovuto sia alle alte temperature sia alla scarsità di piogge, ma che indica comunque una variazione nell'equilibrio del sistema. Abbiamo misurato la temperatura alla fumarola di Pisciarelli,
che oggi è di 109,1 gradi centigradi. Meno acqua e tanto calore possono rendere il comportamento della fumarola più instabile. Successivamente ci siamo spostati al cratere della Solfatara. Qui la situazione appare diversa. La fumarola principale mostra un degassamento meno intenso rispetto ai giorni scorsi. Il vapore sembra uscire con meno pressione, meno forza, e questo è chiaramente visibile dalle immagini. Abbiamo sorvolato anche tutte le pozze di fango presenti nell'area e il dato è netto. Risultano completamente asciutte. Quindi oggi osserviamo contemporaneamente più segnali. Degassamento ancora forte a Pisciarelli, pressione apparentemente minore alla Solfatara e una drastica riduzione dei liquidi superficiali. Abbiamo misurato la temperatura alla Bocca Grande, che oggi è di 185,2 gradi centigradi e, come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato con i valori dei giorni precedenti, proprio per evidenziare eventuali variazioni. E tutto questo avviene mentre la sismicità continua e il suolo continua a sollevarsi. Noi non facciamo previsioni, ma mettiamo insieme i dati e osserviamo ogni giorno. E quello che vediamo è una caldera viva, attiva, che continua a cambiare. E mentre sopra si discute di traffico e vie di fuga, sotto i nostri piedi qualcosa continua a spingere. Noi continueremo a monitorare per voi ogni giorno con immagini reali e aggiornamenti costanti. Grazie per essere stati con noi. Restate aggiornati, restate consapevoli e soprattutto non sottovalutate i segnali. Da Solfatara News è tutto, al prossimo aggiornamento.